Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mod di WWE 2K24. È arrivato oggi il momento di AEW Blood and Guts, che non è un pay-per-view ma è una delle nostre puntate speciali, ok? Che andrà a risolvere un bel po' di problemi per ciò che riguarda la All Elite Wrestling, tra rivalità, match titolati e tutto il resto. Vi ricordo ragazzi, chiaramente prima di iniziare, che se vi piacciono i miei contenuti mettete un bel like e iscrivetevi al canale e iniziamo con questo opener della puntata speciale che vede Timeless Toni Storm contro Giulia, contro Liv Morgan, contro Saya Kamitani. Com'è che si è arrivato in questo scontro? Ma in realtà è stata un po' di parapiglia generale un po' ovunque, diciamo nelle puntate più che altro di Dynamite e di Collision, e alla fine si è deciso di arrivare a questo match a 4 con chi vince alla title shot garantita per il titolo mondiale femminile attualmente detenuto da Mariah May, che non sarà difeso stasera. E com'è che siamo arrivati? Beh, Timeless Toni Storm lo sappiamo, se avete seguito la stagione scorsa, è la nostra wrestler femminile più dominante probabilmente per ciò che riguarda la nostra Universe Mod. Dall'altra parte abbiamo Giulia, un'ex campionessa TBS e anche mondiale, e poi abbiamo Saya Kamitani e Liv Morgan. Loro sono arrivati in questa nuova stagione, da 2025-2026, e una, ovvero Liv, è arrivata tramite il draft, perché abbiamo fatto un bel draft tra AEW e WWE. Trovate in playlist la puntata dedicata al draft, dove abbiamo scambiato un po' di wrestler per cambiare trame e storie per la stagione nuova, che è questa, che siamo ancora all'inizio, la 2025-2026. Dall'altra parte c'è Saya Kamitani, che si è liberata dalla Stardom. Non è arrivata tramite il draft, ma è arrivata come tra gli acquisti speciali che hanno fatto sia WWE sia AEW. Dopo appunto essersi scambiati dei nomi, abbiamo fatto 3 acquisti speciali così. E eccoci qui ragazzi a Blood and Guts. Ci siamo ragazzi, e eccola qui, Liv Morgan. Making her way to the ring from Elmwood Park, New Jersey, Liv Morgan! La Miracle Girl, che ha voluto dimostrare fin dall'inizio di meritare ovviamente la vetta della divisione femminile qui in All Elite Wrestling, ma un po' come ha raggiunto in WWE nella passata stagione. All'altro vi ricordo, se volete vedere tutti i pay-per-view, tutte le puntate speciali e le migliori puntate settimanali selezionate della stagione scorsa, trovate in descrizione la playlist della nuova stagione, della vecchia stagione, la 2024-2025, dove ho selezionato un po' le puntate speciali e tutto il resto per vivere, per chi non l'ha vista. E eccola qui anche Toni Storm, come avevo detto, ex campionessa mondiale femminile All Elite Wrestling e ex campionessa anche IWGP, ovvero il titolo della New Japan Pro Wrestling. C'è stato un periodo nella scorsa stagione dove sono state delle incursioni con titoli che sono un po' girati, titoli giapponesi sono un po' girati tra i wrestler della AEW. Tuttavia poi Toni Storm ha avuto la possibilità di diventare campionessa proprio a WrestleMania, che se non l'avete fatto vi consiglio di andare a recuperare, WrestleMania Notte 1 e WrestleMania Notte 2, che le trovate nella playlist sul mio canale relativa alla stagione 2025-2026. E eccola qua, Timeless Toni Storm. Ricordiamolo, chi vincerà questo incontro sarà la nuova number one contender al titolo di Mariah May al prossimo pay-per-view della All Elite Wrestling. È entrata Saya Kamitani prima, è entrata Toni Storm, e ecco anche un altro ingresso della terza delle 4 contendenti in questo match a Blood and Guts. E ecco la Saya Kamitani. Arriva anche Saya Kamitani, giustamente, con grandi credenziali, una delle poche è riuscita a sconfiggere
Toni Storm AEW Grand Slam Australia. Infatti c'era il match tra Toni Storm e Saya Kamitani per il titolo IWGP, che Tony aveva già portato in America, ok, dal Giappone, e poi c'è stato Saya che l'ha riportato vincendo match e cintura. Sempre spettacolare l'ingresso della Phoenix Queen di Saya Kamitani. Direi che questo AEW Blood and Guts inizia proprio col botto. Tra l'altro ricordiamo avremo anche 2 match dell'Owen Hart Tournament che abbiamo annunciato la scorsa settimana a Raw. Questo nuovo Dynamite, scusate, questo nuovo torneo che avrà in palio una title shot garantita per il titolo mondiale, oltre che la gloria di aver vinto un torneo in onore di Owen Hart, ok? E i primi 2 match li avremo proprio stasera a Blood and Guts, ovvero Adam Page contro LA Knight e Chelsea Green contro Athena, ovvero la campionessa della Ring of Honor. Ma non è ancora il momento, perché sta entrando l'ultima delle 4 contendenti a questo Fatal 4-Way match. Eccola qui, The Beautiful Madness, Giulia. And from Tokyo, Japan, Giulia. Questa puntata speciale inizia in maniera bella carica, c'è da dire. Volte, lo sapete, facciamo qualche puntata speciale al posto del pay-per-view. Nella stagione scorsa è stata la nostra prima. In questo periodo qua c'era AEW Forbidden Door, che però io non ho deciso di non proporre quest'anno, perché non volevo fare un pay-per-view a metà con la New Japan e fare come l'anno scorso, che avevamo fatto un Forbidden Door con immagini un po' della New Japan a giro, come giustamente l'arena era, senza gente della New Japan, insomma. Tuttavia hanno fatto il loro ingresso le 4 partecipanti, e allora iniziamo. Ricordiamolo, match a 4, Toni Storm contro Saya Kamitani contro Liv Morgan contro Giulia. Chi vince avrà una shot garantita per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling. E iniziamo con AEW Blood and Guts, puntata speciale, ragazzi. Intanto Liv Morgan ha steso anche l'arbitro per interrompere lo schienamento di Tony con Giulia. Qui sarà un bel po' difficile stare a guardare un po' tutto, come tutti i match ovviamente hanno più persone partecipanti al loro ingresso. Questa puntata speciale di Dynamite Blood and Guts. Liv Morgan intanto è stata disarmata perché aveva preso una candlestick per colpire proprio Toni Storm. Bulldog intanto di Liv su Giulia, e rimangano infatti in piedi. Liv Morgan scatenata, grande nome dalla WWE lei. Ricordiamo che comunque ha vinto il titolo mondiale nella passata stagione, quindi forse ci si aspettava una durata maggiore, ma tant'è che comunque l'ha vinto. Tanto guardate che Toni Storm come mostra la sua forza con questo suplex, vertical suplex qui su Liv Morgan. Certo, qui tra draft, tra gente che c'era, tra gli acquisti tipo Saya Kamitani è stato un acquisto veramente potente nella divisione femminile. Quest'anno in All Elite Wrestling abbiamo una divisione femminile incredibile. Abbiamo la possibilità di costruire davvero tante sfide, tante nuove storie. Tanto vi ricordo, se non avete visto WrestleMania Notte 1 e Notte 2, che sono 2 pay-per-view a parte, che trovate nella mia playlist relativa alla stagione 2025-2026, perché sono stati i nostri primi pay-per-view, la Notte 1 e 2 della stagione, proprio come nella stagione scorsa che abbiamo iniziato con WrestleMania. Questo primo pay-per-view che ho trasmesso, il primissimo, c'erano dei problemi di audio, ok? Che la commentavo con un amico, e effettivamente
a riseguirla ora è veramente fastidiosa, perché senti degli echi incredibili nei nostri commenti, ma vabbè, eravamo anche all'inizio, ragazzi. Chiedo venia. Torniamo qui comunque a parlare del match. Ecco Liv che parte con questo dropkick su Saya Kamitani. La terza coda, intanto Giulia e Toni Storm si menano fuori dal ring qui. Toni Storm è stata devastante però in questo incontro, perché è stata quella che ha menato di più e che ha subito meno danni tra tutte per il momento. Infatti guardate come alza e lì dal cielo, come dire ok ragazzi, ma Giulia si mette in mezzo e aveva gli occhi solo per Liv Morgan, ma attenzione come è stata stesa da questa mega ginocchiata da KO. 1, 2, neanche 2 perché Liv Morgan era pronta. Ottima azione davvero in questo opener, questo match d'apertura di AEW Blood and Guts tra Liv Morgan, Toni Storm, Saya Kamitani e Giulia. Che backbreaker di Toni su Liv Morgan, mentre neckbreaker di Saya su Giulia, ma solo uno ovviamente, che Toni aveva provato a schienare Liv. Attenzione, Springboard Crossbody. Le due hanno fatto nell'ultima puntata di Dynamite, che trovate ovviamente in playlist, un match di coppia, proprio come piccolo antipasto, ok? Con lo schienamento qui, attenzione, ma arriva Giulia, che era tra l'altro già armata di candlestick, ma attenzione, preso di sottomissione qui sul Liv, ma c'è Toni Storm che interrompe un pugno alla schiena. E poi fa anche uno sgambetto Liv Morgan, una doppia combinazione qui. Attenzione Toni fuori dal ring con il candlestick, ma no, era una mazza da baseball. Solo uno qui. Poi era un po' in ritardo Saya Kamitani che voleva interrompere lo schienamento. Oh che calcio incredibile di Saya su Giulia contro tre nipponi che ribalta questo tentativo di German Suplex. Saya Kamitani se ne la prende e Liv Morgan backbreaker e poi va a schienare Giulia, ma si è già rialzata Saya Kamitani, sì. Dopo lo schienamento qui no, niente da fare. Julian intanto aveva ribaltato un tentativo di powerbomb di Toni Storm, ma niente da fare. Che parapiglia tra queste quattro guerriere del quadrato. Attenzione però, Toni si lancia perché Giulia sta provando lo schienamento. Chi andrà contro Toni Storm e contro oggi scambio tutti i nomi. Chi andrà contro Mariah May? Lo scopriremo solo vivendo, signori.
Si picchia e si mena, ragazzi, qua. Oh, scusate per il doppio audio. Per ora nessuno sembra sul punto effettivamente di cedere. Intanto fa andarsi il suo springboard crossbody su Giulia, tentativo di schieramento ovviamente, ma figurarsi signori, se qui attenzione, Saya Kamitani, che mossa su Toni Storm, prende il candlestick, attenzione, sembrava Santino, invece Tiger Bomb. Attenzione Giulia! Northern Light Bomb! Potrebbe essere l'occasione giusta! 1, 2... No! Occasione d'oro per Giulia di vincere la title shot al titolo mondiale AEW con Saya e Liv fuori dai giochi, una Northern Light Bomb su Toni Storm, ma Toni si è alzata al conto di 2. E candlestick con cui Giulia colpisce Kamitani, scontro tra i giapponesi qui, attenzione, Saya, incredibile, potrebbe essere la fine, 1, 2, ma che opener pazzesco tra queste 4, Toni impara una posta davvero importante, attenzione Toni Storm, Storm Zero su Liv Morgan. Ma Saya Kamitani era in piedi, con un po' più di tempo, forse era un'ottima occasione. Attenzione. Liv intanto si è già rialzata, no selling puro qui su Giulia. Attenzione. Storm Zero, no, ribaltata, Saya ribalta, serie di pugni su Toni Storm. Fantastico inizio ragazzi, fantastico inizio. Colpo di candlestick, attenzione, Saya Kamitani, 4,50 splash. 1, 2, 3, è intervenuta Giulia all'ultimo secondo proprio. Il passo dalla vittoria Saya Kamitani. Attenzione, una doppia mossa su Saya, sbattuta malamente. Oblivion intanto su Giulia, ma Toni Storm, una serie di mosse concatenate questa, e va a vuoto con questa mossa qui. Ma perché ha provato lo schieramento Toni Storm quando era abbastanza evidente. Attenzione, Enziguri kick su Liv. Che mossa pazzesca, si è beccata Saya, intanto Liv ha lanciato la candlestick, ora colpendo Giulia. Attenzione qui, no, dice no Saya, e colpisce con questo spinning kick. Attenzione, Northern Light Bomb sulla sedia, ma è devastante, ma Toni Storm c'è. Altra occasione incredibile per Giulia, attenzione, German suplex. Indecisa qui, Toni ha perso un sacco di tempo. Non riesce a colpire Saya e ora disarmata, ma infastidita da Liv Morgan. Tanto Liv ha evitato un bel saltone, uno spia di Toni. Attenzione alla mossa combinata, no, Toni le prende la testa di entrambe, le fa sbattere. Tiger Bomb su Liv, però c'è anche Giulia, attenzione.
Tanziro su Giulia. Ma lì c'è subito, ragazzi, c'è subito a interrompere tutto. Che gran match in questo opener di Blood and Guts, ragazzi. Tony si riarma di candlestick, colpisce Giulia, spezza anche la candlestick. Attenzione Tony. A ponte questa mossa. 1, 2. No, anche Saya dice no. Bel tentativo questo. Attenzione Tony qui. Power Slam con tentativo di schienamento. 1, 2. No, Liv dice no, si salva. Tony disperata qui. Era un'occasione fantastica questa per Miss Storm. Ora rimangono Saya e Liv. Drop kick, ma springboard crossbody. E poi anche Giulia c'è con questa testata proprio veramente rude di Giulia, che continua a colpire le due che sono ancora a terra. Tanto Tony anche colpisce Saya. Bella di testata di Giulia su Liv. Attenzione Tony. Giulia però è già in piedi, è già pronta a intervenire. Possibile schienamento. Anche Liv si sta alzando. Enziguri kick. Mamma mia, che pazzesco match questo qua, davvero. Che apertura fantastica di evento. German Super Scopponte. 1, 2, 3. Vince Toni Storm ed è lei la nuova number one contender per il titolo mondiale. Che vittoria per Toni Storm alla fine di un match a 4 incredibile. E quindi ancora una volta sarà lei a sfidare Mariah May, come è già successo a WrestleMania, dove Mariah, la campionessa, ha sconfitto Toni Storm. Ma ci sarà un'altra occasione per Timeless. E ora andiamo avanti, signori, perché è il momento di un altro match a più uomini. Abbiamo Swerve Strickland insieme a Zack Sabre Jr. e Sami Zayn. Sami e Zack Sabre, nuove aggiunte del roster AEW. Sami per il draft, lo ricordo. Zack Sabre Jr., uno degli acquisti extra, come avevo detto prima, che abbiamo fatto il draft e poi abbiamo dato 3 acquisti extra sia all'AEW che alla WWE. Dall'altra parte abbiamo la Don Callis Family formata da Konosuke Takeshita e dal TNT Champion Kyle Fletcher, un Kyle Fletcher che ha vinto il titolo in una delle ultime puntate di Dynamite pre-Blood and Guts, sconfiggendo Jay White e anche Seth freaking Rollins, uno dei draftati. Questo è un match 3 contro 3 che in realtà non ha particolari trame dietro, però ha il merito di far incrociare una serie di personaggi che parteciperanno appunto all'Owen Hart Tournament. Questo torneo che vi ho annunciato proprio nell'ultima puntata di Dynamite, che vedremo per ciò che riguarda il torneo maschile. Proprio stasera è il primo incontro del torneo, ovvero Hangman Adam Page contro The Knight, ma avremo anche Jon Moxley contro Sami Zayn per l'appunto, Seth Rollins contro Zack Sabre Jr., Konosuke Takeshita contro Jay White contro Swerve Strickland, perché un match di questi del torneo, almeno il primo turno, sarà un match a 3, uno di questi match qui. E quindi insomma vi ho ricordato ancora una volta quali saranno. Poi dopo, quando toccherà Chelsea Green contro Athena, vi dirò anche quali saranno i nomi per ciò che riguarda l'Owen Hart femminile, perché ricordiamo che anche Chelsea Green contro Athena è uno dei due match del torneo, dei primi turni che vedremo proprio di AEW Blood and Guts finale, ovviamente, che si darà al prossimo pay per view dell'All Elite Wrestling. Quindi avremo una bella settimana con due tornei, uno maschile e uno femminile. Ma ora banda alle ciance, perché siamo ancora qui a Blood and Guts ed è il momento dell'ingresso che
vi taglierò un pochettino, non vi preoccupate ragazzi, perché questa occasione insomma in un 3 contro 3 così va bene. E ecco Swerve. Tacoma, Washington, weighing in at 233 pounds, Sue Rick. Fa il suo ingresso su Strickland, ex campione international, ex campione mondiale della All Elite Wrestling nella scorsa stagione. And from England, weighing in at 211 pounds, Zack Sabre Jr. E ecco anche Zack Sabre Jr., ex 2 volte campione IWGP dei pesi massimi. E ora è il momento anche dell'amico, e eccolo qui, Sami Zayn, the underdog of the underground. From Montreal, Quebec, Canada, weighing in at 212 pounds, Sami Zayn. Finito l'ingresso del trio Face, è il momento dell'ingresso del trio Heel, ed eccolo qui, uno dei nuovi nomi della All Elite Wrestling, un nome in cerca di, diciamo, riscatto dopo una stagione non troppo esaltante in WWE, ma eccolo qui, Seth freaking Rollins. And from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds, Seth freaking Rollins. E ora è il momento della Don Callis Family, che entra con Konosuke Takeshita e Kyle Fletcher, ex campioni di coppia dell'All Elite Wrestling nella nostra Universe Mode, stavolta non accompagnati come al solito da Don Callis, il leader, che accompagnerà Kenny Omega stasera. Quindi ragazzi, alla fine è andata proprio così, con Kenny Omega che alla fine è caduto proprio con tutte le scarpe dentro la tela, che ha ordito per far litigare lui e Osprey, e alla fine ha deciso di farsi accompagnare da Don Callis, rinnegando la sua amicizia con Will Ospreay, e questo infatti porterà a un match che vedremo proprio stasera. Ma bando alle ciance, perché ora è il momento di vedere Swerve Strickland con Zack Sabre Jr. e Sami Zayn contro Seth freaking Rollins e la Don Callis Family, rappresentata da Konosuke Takeshita e da Kyle Fletcher, il campione TNT. Sarà un match che sicuramente ci scalderà bene bene, perché il prossimo incontro sarà Athena contro Chelsea Green, primo turno dell'Owen Hart Tournament femminile, e subito dopo a seguire Hangman Adam Page contro Ellen Knight, anche questo primo turno dell'Owen Hart Tournament, stavolta però ovviamente maschile. Un Takeshita che farà parte dell'Owen Hart Tournament, come avevo detto, si sfiderà proprio contro Swerve Strickland, che è qui presente, e Jay White. Dall'altra parte ovviamente presenza anche per Sami Zayn, per Seth Rollins, per Zack Sabre Jr., che parteciperanno tutti al torneo. Beh, per il momento mi pare, così un po' impressione, che il team Face, il team dei buoni, quello formato da Swerve Strickland, Zack Sabre Jr. e Sami Zayn, sia poi in difficoltà, leggermente in difficoltà contro la Don Callis Family e Seth freaking Rollins. Ricordiamo che non fa parte della Don Callis Family, alleato proprio così di
occasionalmente oggi qui. Quindi c'è una grande vittoria di Kyle Fletcher che ricorda ha strappato la cintura dalla dalla vita di Jay White, lo Switchblade, e lui non farà parte del torneo perché nell'Owen Tournament abbiamo messo una regola che i partecipanti non devono essere campioni. Quindi comunque Kyle Fletcher è stato campione TNT e abbiamo fatto una cosa un po' diversa. Di solito infiliamo sempre campioni in qualsiasi qualificazione, roba varia. Invece questa volta facciamo un po' in modo particolare per avere anche dei partecipanti non diciamo forzati e scritti. Attenzione perché Sami Zayn, no, cioè ripensato Sami Zayn. Wow, pazzesco. Che calcio di Sami Zayn su. Attenzione Swerve, come va ad abbattere Seth Rollins in questo volo. Tanto Takeshi ha fatto panino con Zack Sabre Jr. e il suo compagno Kyle Fletcher. Sì. 22 della Don Callis Family contro l'inglese. Esattamente ciò che sta succedendo. Blue Thunderbomb di Takeshi da su Fletcher su Sabre Jr. scusate. Sapete oggi fa un po' scambio di nomi. Fletcher abbatte Zack Sabre Jr. Mentre va ora a dare una man forte a Seth Rollins che le stava buscando da Swerve e da Sami Zayn insieme. Tutto lo scontro che ora è andato ad orbitare lì attorno al tavolo di commento di questa puntata speciale di Dynamite denominata Blood e Guts. Tanto il ring è rimasto libero per il momento. Ricordiamo che solo lì contano gli schienamenti o l'eventuale sottomissione per poter vincere il match. Intanto c'è qualcuno che sanguina, ma non so se era Source Strickland oppure Takeshi. Ma mi sa che è Swerve, confermo. Tanta attenzione Sami Zayn. Che casino qua. Anche sedie che volano un po' per terra, che volano, se sente i rumori delle sedie che si incastrano contro le superfici. Attenzione Swerve su Kyle Fletcher. Sanguina ora Sami Zayn anche. Se ne fa Rollins, neckbreaker su Zack Sabre Jr. che si era appena rialzato e un altro neck drop su Swerve Strickland. Attenzione, è un po' in difficoltà Zack Sabre Jr. Un po' colpisce. Intanto vediamo Sami Zayn lanciato dentro da Kyle Fletcher e svola, ma completamente a vuoto Sami Zayn. Takeshi intanto rientra sul quadrato. Rientra Zack Sabre Jr. Attenzione perché Zack Sabre Jr. e Takeshi qui Fletcher ha sbagliato, ha colpito Takeshi anche insieme. Come ribalta Zack Sabre Jr.
Il ring si sta riempendo qui. Attenzione allo schienamento, no, ma interviene tutto, attenzione, caricato, Thompson fa il driver su Swerve forse, a segno, e crolla anche Fletcher, ne approfitta Seth Rollins, 1, 2, no, ma un altro schienamento c'è, Fletcher, niente da fare, c'è un altro schienamento di Fletcher su Swerve, beh, match di spettacolo, era quello che questo match doveva regalarci, oltre che un antipasto. Le vedremo nelle prossime settimane nel torneo, nell'Owen Hart Tournament, sia maschile che femminile. Oh, a vuoto Seth Rollins che voleva colpire con un drop kick basso. Attenzione, il calcio speciale di Swerve su Seth Rollins. Ma erano due, erano troppi per farli bloccare da Zack Sabre Jr. Attenzione Zack Sabre Jr. Prova una delle sue prese di sottomissione, in pericolo Takeshita, attenzione! Attenzione! Incredibile qui! Però si libera. Allo stesso tempo Swerve ha fatto una mossa finale su Kyle Fletcher, ma no, attenzione che ritorna qui Brainbuster. Che match incredibile, che sequenza di mosse tra questi due team. Attenzione Seth Rollins, vola e abbatte Swerve con questo crossbody e poi viene abbattuto a sua volta anche da... no, Sami Zayn ritorna qui. Poi ce l'ha anche per Takeshi dal buon Zack Sabre Jr. Azione Dragon Sleeper. Ma qui è un match di gente che sanguina a diritto. Anche Seth Rollins ora si è aperto alla fronte dopo l'attacco di Swerve Strickland. Calcione qui ad abbattere. Azione Zack Sabre Jr. Lancia via Takeshi, poi va a salvare, prova a buttare sul ring Seth Rollins, lanciato sul quadrato. Intanto è rientrato però anche Takeshi da dare supporto ai suoi compagni. Parapiglia ragazzi, qui sono tutti morti, tutti i sei contendenti, non ce n'è uno che si è risparmiato qui. Zack Sabre Jr. mostra la sua abilità tecnica. Sbatte di testa piena Zack Sabre Jr. contro il paletto e sanguina. Intanto attenzione a Swerve che prova ora a schienare Seth Rollins. 1, 2, ma c'è Kyle Fletcher. Attenzione Kyle. Attenzione, lo carica. Testata piena di Swerve, ma come ha sbattuto male ragazzi. Attenzione, guardate Zack Sabre Jr. come ha catturato Takeshi ma c'era Seth Rollins, nessuno ad aiutarlo, nessuno ad aiutare Zack Sabre Jr., tutti distrutti fuori dal ring. Guardate, Sami Zayn sta facendo una camminatina tranquilla, ha fatto il giro per prendere alle spalle Seth Rollins, ma invece no, perché lo stop se lo becca proprio lui. Prova lo schieramento qui, ma c'è Seth Rollins, ragazzi. Come abbiamo iniziato sto Blood and Guts, vi abbiamo dato un bello spettacolo.
Kyle Fletcher spedito dentro il ring, rimangono Sami Zayn e Kyle Fletcher. Come vola con questo tornado di DDT. E ora Sami Zayn. Attenzione, Dragon Suplex, e continua a colpire Fletcher. Lanciato, attenzione, è pronto forse l'Uluva Kick che va a segno, ma Fletcher fuori dal ring. Poi è arrivato Takeshita. Attenzione. Come l'ha distrutto. Prova lo schienamento, ora Takeshita. 1, 2, 3. Schiena Takeshita. Sami Zayn vince la Don Callis Family. Kyle Fletcher riconosce Takeshita e Seth Rollins. Grande vittoria in questo match. Vincono quindi gli Heel e fanno bene a festeggiare tutto il giapponese che si è preso il pin proprio su Sami Zayn. E possiamo andare ora al terzo incontro di questa puntata speciale di questo AEW Blood and Guts. E iniziamo con il primissimo match del Lower At Tournament. Sarà femminile e sarà Chelsea Green contro Athena, per l'occasione accompagnate da Piper Niven, ovviamente sappiamo duo il loro, hanno vinto anche i titoli di coppia insieme in WWE, e Athena seguita da Billie Starkz, che nonostante diciamo una conoscenza tra di loro, ovvero tra Billie e Athena conflittuale, infatti se non l'avete fatto vi consiglio di andare a recuperare l'ultimo preview della Ring of Honor che abbiamo messo, questo lo trovate nella playlist dove ci sono i migliori eventi della stagione scorsa, quindi la Best of 2024-2025, playlist che si chiama proprio così. Nell'ultimo evento si sono scontrati in un grande match, in un grande main event, era proprio l'ultimo pay per view che abbiamo portato dell'AEW, c'era anche della Ring of Honor, scusatemi. E insomma, nonostante questo si sono alleate, sono amiche, è un po' una relazione tra maestra e allieva, quella tra Athena e Billie Starkz, e quindi vedremo, sapremo anche quale delle due, tra Chelsea Green e Athena, approderà in semifinale. Tra l'altro Chelsea Green contro Athena, ma avremo anche Liv Morgan contro Giulia, Saya Kamitani contro Julia Hart e un match a 3, Stephanie McCare e Willow Nightingale contro atleta ancora misterioso. Questi match che vi ho detto ora fanno parte dell'Owen Hart Tournament femminile. E intanto eccola qui comunque Chelsea Green che fa il suo debutto. Sì, perché non ha lottato ancora un match da quando è arrivata recentemente, 3 settimane di gioco fa, ok, più o meno quando abbiamo fatto il draft WWE. Chelsea Green, ex campionessa di coppia in WWE, ex campionessa mondiale, anche riuscito a vincere Chelsea Green quella cintura. Ora vedremo se al primo match avanzerà anche nel torneo. Chelsea è pronta, Piper Niven a seguire, fuori dal ring anche. Ed è il momento dell'ingresso della campionessa della Ring of Honor, Athena, seguita da Billie Starkz, la sua minion, come si chiamano le due? E ecco Athena. Una delle migliori, assolutamente, Ring of Honor. E eccola qui Athena che entra sul ring.
Come vi ho detto in questa Ring of Honor, che se avete visto i video della scorsa stagione c'è ancora qualcosa ovviamente che abbiamo lasciato. Parlo delle puntate normali della Ring of Honor, l'abbiamo fatta da metà stagione, quindi non c'è tantissimo, però ci sono delle cose interessanti. Una specie la trattiamo un po' come territorio di sviluppo barra wrestler meno usati per ciò che riguarda la AEW. Però ragazzi, c'è della gente, effettivamente una Ring of Honor ha fatto un bel percorso ed è venuto nel main roster e è arrivato a un certo livellino, diciamo, non troppo esagerato però. Ma tolto questo, inizia, ricordiamolo, primo match dell'Open Heart Tournament femminile, Athena contro Chelsea Green. Irish Whip lanciata e Chelsea colpisce con questa bella elbow smash, poi un elbow drop. Tirata fuori dal ring Chelsea con una Tina Palmer scatenata, ex Ember Moon in WWE, nella vita reale, in real life. Una Tina che insieme a Eddie Kingston e Billy Starks fanno parte ovviamente del roster AEW, ma sono principalmente impiegati di Ring of Honor. E molto presto li vedrete attivamente anche nel main roster, non vi preoccupate. Un momento colpisce Chelsea Green, ma ribalta Tina, fa vedere che pasta è fatta alla nuova arrivata, ovvero Chelsea Green in casa AEW dopo il draft con la WWE. Beh, direi un inizio decisamente davvero alla pari questo. Questa sbattuta ora di Chelsea Green, poi colpisce una serie di calci a Tina. Chelsea all'1 ovviamente. Attenzione questa culla improvvisa, 1, presa di sorpresa, ok, ma ancora veramente freschissima Tina. E infatti colpisce Chelsea Green, impierisce. Ricordiamo, match non valido per il titolo della Ring of Honor, ma valido per il torneo, come ho detto prima, primo match dell'Open Heart Tournament. Poi subito a seguire avremo anche quello maschile tra Hangman Adam Page e LA Knight, anche lui draftato dalla WWE, ma già con 2 vittorie abbastanza convincenti a Dynamite. Ha vinto al debutto, ha sconfitto già Adam Page una volta, poi l'ha attaccato, da lì è nata una sorta di rivalità. E alla fine abbiamo preso 2 piccioni con una fava e abbiamo detto bene, facciamo il match anche valido per il torneo, nonché resa dei conti tra i due. Nel frattempo un match di coppia tra Adam Page e Will Ospreay contro Kenny Omega e appunto LA Knight. Kenny Omega e LA Knight che si andranno, Kenny Omega e Will Ospreay che si andranno a sfidare più tardi nella serata. Vi ho già in parte raccontato un po' la storia, ve la riracconterò prima del match, proprio ultra brevemente, per chi ovviamente non ha seguito le puntate anche della scorsa stagione, perché inizia nella scorsa stagione un po' il tutto. Comunque siamo qui a parlare di Chelsea Green contro Tina e ecco qui un take hold, catto takedown, serie di colpi. Chelsea Green offensiva secondo me non troppo convincente, anche se vada parecchio al sodo, mi pare di capire per ora in questo incontro. Bel match però stanno tirando su le due, Athena e Chelsea Green. Ancora serie di colpi di Chelsea che continua a colpire la campionessa della Ring of Honor. Attenzione, prende, si vanta Chelsea Green, dice tra poco la finisco qua, prende la rincorsa,
e colpisce una ginocchiata, poi strozza in maniera illegale Athena, che l'arbitro intima di lasciare proprio lo schienamento della Chelsea Green, se la sente in questo momento. 1, 2, no, Athena, attenzione, si rialza, evita un attacco di Chelsea, attenzione, colpisce alla schiena per una serie di colpi d'avambraccio Athena, ma no, attenzione, ribalta tutto Chelsea, ma anche Athena ribalta, attenzione, come l'ha presa in questa mossa di sottomissione, Chelsea Green in difficoltà. No, riesce a liberarsi Chelsea, non sa neanche lei come ha fatto, ma in difficoltà. Attenzione, Athena vola, leg drop a vuoto, occasione per Chelsea, attenzione, la prende, no, evita, forse voleva provare un Unprettier, la mossa finale di Chelsea Green. Colpo, attenzione, Unprettier, la gira a segno, potrebbe essere la fine con la mossa finale di Chelsea Green su Athena. 1, 2, no, incredibile, c'è ancora Athena, attenzione Chelsea Green, voleva provare una Canadian Destroyer e ribalta tutto Athena, questa Codebreaker, la rialza, la Chelsea veramente stunnata, sbattuta contro l'angolo. Attenzione Athena, body slam, sì, infatti, poi sale sulla terza corda, e vola Athena, che mossa incredibile, è la fine probabilmente. 1, 2, non ci crede Athena, non ci crediamo neanche noi. Che match però, questo primo turno dell'Owen Hart Tournament femminile. Attenzione, back suplex dove fa più male fuori dal ring, come è caduta di collo Chelsea Green, piena via, una caduta di collo veramente piena. Si vanta Athena, eccola qui, l'arbitro continua a contare. 6, potrebbe finire per conteggio fuori questo match, chissà. Comunque poi venne Billy Starks, sono state abbastanza corrette fuori dal ring, non hanno fatto granché, scusate ragazzi, però un match come questo, perdonatemi, ma non lo posso far finire per conteggio fuori. No? E dai su. E dai su. Calcione di Chelsea Green. Stessa sbattuta, Chelsea decisamente in vantaggio ora. No, attenzione, no, pensavo l'aveva preso prima Tina, ma aveva provato, ma niente, era in vantaggio Chelsea Green, che continua a colpirla. Tina si vuole rialzare. Attenzione, Chelsea, attenzione, sulla al paletto, vuole volare e è pronto con una splash, no, elbow drop, potrebbe essere la fine. 1, 2, 3, vince Chelsea Green, sconfitta Tina, ed è lei che si qualifica alle semifinali dell'Owen Hart Tournament. Primo match e prima vittoria per Chelsea Green, direi un inizio ottimo qui in All Elite Wrestling, questa puntata speciale di Dynamite, ovvero Blood e Guts. E insomma, niente da fare per la campionessa della Ring of Honor. Ma ora è il momento di pensare subito al prossimo incontro, match valido per sempre per l'Owen Hart Tournament, ma questa volta maschile, nonché la resa dei conti tra Hangman Adam Page e LA Knight
arrivato LA Knight è arrivato in AEW grazie al draft, che vi consiglio ancora una volta di andare a recuperare se vi interessa sapere quali sono stati i vari scambi che ci sono stati nella stagione precedente. Oltre a questo ci saranno anche 3 match per la WWE e 3 match per l'AEW subito dopo a seguire il draft. Vedrete proprio live tutti i nomi che scambierò. Ok, vi fate anche un'idea tra l'altro del roster com'è. Poi oltre a questo, dicevo, LA Knight è arrivato, lui questa stagione davvero big, comunque un ex 2 volte campione intercontinentale, ha vinto il titolo degli Stati Uniti, ha avuto anche delle possibilità, non troppe, per andare per il titolo, rivalità vinte, quindi comunque grande nome che tra l'altro è arrivato, 2 vittorie subito. Una tra l'altro proprio contro Hangman Adam Page, che ha iniziato il tutto perché LA Knight ha vinto e non contento poi ha preso una sedia, ha colpito Hangman più volte e quindi siamo arrivati a questo momento. Poi settimana dopo Hangman e Osprey hanno battuto proprio LA Knight e Kenny Omega. Making his way to the ring from Virginia, weighing in at 215 pounds, Adam Page! Ma ora è il momento dello scontro finale, che è una risoluzione dei conti, però è anche un match del torneo. Abbiamo preso 2 piccioni con una fava, come avevo detto prima, e quindi vedremo dopo Chelsea Green di prima, che ha passato il suo turno sconfiggendo Athena e ora aspetterà le altre per scoprire quale sarà la sua avversaria in questo torneo. Adesso scopriremo chi sarà il primo a passare tra Hangman Adam Page, tra questo cowboy, e LA Knight, il cavaliere di Los Angeles, la megastar. Ed è pronto Hangman Adam Page. Ed eccolo qua che entra proprio lui, la megastar, LA Knight. Yeah, eccolo qua. Los Angeles, California, weighing in at 241 pounds, LA Knight! Come sempre acclamato in una certa maniera, il pubblico che segue la sua chiara, famosa catchphrase LA Knight, yeah, sentirete adesso. Vedremo insomma chi dei due riuscirà a vincere questo in questo quarto incontro di questa puntata di Dynamite speciale ribattezzata Blood and Guts. Scusatemi ragazzi, ero andato un attimo a bere, ma andiamo avanti ragazzi. Prova lo schienamento subito, beh. Irish Whip ha provato, ma ribalta e la Knight si libera con una gomitata. La stessa cosa fa Adam Page, stessa proprio situazione, i due ragazzi. Ripeto, è stata una rivalità che non è durata tantissimo, perché di fatto loro hanno interagito realmente, ma si può dire in 2 occasioni se non sbaglio. Tuttavia è stata veramente subito sentita un certo astio, infatti lo si vede anche come è iniziato questo match.
estende ora con questa close line Adam Page. Difficoltà per LA Knight. Yeah. Se ne Adam mi sa che è pronto a volare. Infatti, oh, con che velocità tra l'altro. Ha fatto davvero un grande sprint Adam Page. Lo carica. Tosto, proprio dove fa più male. Ma LA Knight ribalta l'Irish Whip. Big boot. Attenzione, LA Knight deve fare molto di più se vuole uscire da questa faida vincitore e se vuole anche andare in semifinale del torneo, perché qui Adam Page sta macinando. Attenzione qua, questa caduta dura. D'altra parte attenzione ancora, lo prende. Una specie di vetta breaker invertita. Solo uno però Adam Page, solo uno. Ribalta qui con un pugno Adam Page, poi prova a portare LA Knight contro l'angolo, gli fa sbattere la testa contro il cuscinetto protettivo. Se lo mette sopra, no, ribalta LA Knight su questo. Se ne lo lancia. Drop kick a vuoto. Ancora, attenzione qui. BFT, la mossa finale delle Knight potrebbe essere finita da niente. 1, 2, no, c'è ancora Hangman. Non è da tutti rialzarsi da uno BFT, come sapete la mossa conclusiva di LA Knight. Certo vale lo stesso per lo slingshot lariat di Hangman Adam Page. A vuoto qui LA Knight che voleva colpire Hangman con una ginocchiata, ma l'ha ripresa e l'ha ricettato sul quadrato. A vuoto qui. Dropkick, fantastico. E ancora un altro dropkick. E lo abbatte con questo crossbody. Che comeback di Hangman Adam Page. Attenzione, powerbomb e leg drop, combinazione. Voluto troppo, forse era meglio se provava a schienarlo. Lanciato questa Irish Whip, Hangman colpito in questa spinning elbow smash. Infierisce la Knight. Attenzione, lo carica sulle spalle e testa che sbatte piena. Difficoltà attenzione Hangman. Drop kick ancora. Prova lo schienamento. 1, 2, no, dice di no, resiste a questo drop kick basso LA Knight. Attenzione, cerca la rincorsa Hangman e infatti lo colpisce. Crossline all'angolo, si rialza subito però LA Knight. Suplex su Hangman, colpisce ancora. Attenzione, ribalta tutto. Attenzione. Mossa finale qua di Hangman Adam Page, mandato direttamente nella Valle della Morte LA Knight. Attenzione, 1, 2, no, c'è ancora LA Knight. Grande match valido per l'Owen Act Tournament, ricordiamolo, primo turno, e gli altri li vedremo a Dynamite, come quello femminile che abbiamo già visto ovviamente nel match precedente con Chelsea Green che ha sconfitto Athena, ricordiamolo. Se ne Hangman lanciato
Follow Slam. Bellissimo momento questo di Hangman Adam Page. Che match ragazzi, contro LA Knight. Attenzione, ribalta qui. Attenzione, potrebbe essere in pericolo qui Hangman. No, pensavo che... Attenzione, Power Slam. E ora LA Knight potrebbe andare alla chiusura con una BFT, lo prende. Seconda BFT di fila e qui è finita ragazzi. 1, 2, no! Incredibile, non ci crede LA Knight, non ci crediamo neanche noi. Resiste alla seconda BFT Hangman Adam Page. Attenzione qua, lo prende ancora e lo butta, lo sgancia nella valle della morte e potrebbe essere finita anche qua. 1, 2, 3. Grandissima vittoria di Hangman Adam Page su LA Knight ed è lui che arriva in semifinale per primo. Che vittoria di Hangman Adam Page. Che vince ragazzi, mette fine alla rivalità, vittoria per l'ex campione international Adam Page e ora starà lui a aspettare i prossimi sfidanti, ma è ora il momento di un altro dei match che aspettavamo stasera. Kenny Omega contro Will Ospreay, Kenny Omega accompagnato da Don Callis. Cosa è successo ragazzi? Lo spiego mentre c'è il caricamento per chi non ha seguito. Come sapete Don Callis è arrivato improvvisamente in IW, seguito poi da Kyle Fletcher che ha fatto il suo debutto e Takeshita che però era già presente in Ring of Honor a lottare qualche match. Grande rapporto storico tra i due, però c'è stato uno scontro con Don Callis che le ha fatte di tutte per mettere i bastoni tra le ruote a Kenny Omega. Solita cosa, Kyle Fletcher che si è fatto prendere la mano su Ospreay, allora i due si sono uniti, Kenny Omega e Ospreay, per affrontare la Don Callis Family e sono riusciti anche a strappare i titoli di coppia appunto alla Don Callis Family, a Takeshita e Fletcher, diventando loro i nuovi campioni di coppia. Però a WrestleMania hanno perso le cinture, tuttavia in tutto questo tempo Don Callis è sempre rimasto come pulce, come diavolo tentatore lì, Kenny Omega facendo anche leva sul loro rapporto nonostante la rivalità appena conclusa. E da lì Kenny Omega si è fatto sempre più traviare e siamo arrivati a questo match, quindi un mese dopo WrestleMania, che gli ex compagni e campioni di coppia dello Elite Wrestling, Ospreay e Kenny Omega, si scontrano. E per ribadire il concetto, Kenny Omega verrà accompagnato da Don Callis ragazzi. Per ora lui l'aveva sempre lasciato nel dubbio, ma direi che la presentazione insieme a Don Callis per Kenny Omega spiega molto più di tante altre parole le intenzioni del canadese. Tuttavia Kenny Omega non ha ancora specificato se entra o non nella Don Callis Family. Certo sarebbe un trio impressionante guidato da Don Callis con già Takeshita e Kyle Fletcher. E eccolo qui comunque il cleaner Kenny Omega ha colto 3 fischi perché giustamente, ovviamente per come ve l'ho spiegata ora la storia, chiaramente Kenny Omega è il cattivone, ma Will Ospreay vuole tappare la bocca una volta per tutte al suo ex compagno. E eccolo qui col suo tipico bang. Kenny Omega carica il proiettile e poi spara. E eccolo qui. Assassin Will Ospreay, eccolo qua, l'ex campione di coppia, ex campione international e ex campione TNT. Gli manca solo il titolo mondiale a Will Ospreay.
tutto quello che ha vinto nella scorsa stagione, nello 2024-2025, la nostra scorsa stagione della Universe Mode. Dall'altra parte, stesso palmarès praticamente per Kenny Omega, con la differenza che non è riuscito a vincere il titolo TNT, non ha mai avuto neanche un'opportunità, a dire il vero, per quella loro. Tuttavia, due personaggi che all'interno dell'Elite Wrestling, come vedete, gli manca giusto appunto il titolo mondiale per dire di aver vinto effettivamente tutto. Eccolo qui l'inglese, carichissimo, non vediamo l'ora di vedere questa resa dei conti tra Kenny Omega e Will Ospreay. Cosa ha creato Don Callis con il suo lavoro, con le sue macchinazioni? Ha rotto una coppia incredibile. Tutto ovviamente poi è andato a precipitare quando Kenny Omega ha perso i titoli di coppia proprio contro Ospreay a WrestleMania, non matcha più uomini, con la vittoria degli Young Bucks, che vedremo stasera di prendere la cintura dalla statua di Jay e Jimmy Uso. Ma ora è il momento di Kenny Omega contro Will Ospreay. Ha iniziato molto bene Omega, dropkick basso qui, contento Don Callis a bordo ring. Uno, no, solo uno qui. Che inizio incredibile per Kenny Omega. Ospreay veramente irriconoscibile e in difficoltà, c'è da dire, contro le offensive del suo ex compagno. Attenzione. Sì, ribalta ogni mossa Kenny Omega, sembra veramente, cioè Ospreay non sembra neanche, sembra ha fatto l'ingresso e poi si è fermato lì, si è fermato sulla rampa, non è neanche salito sul ring, pare. Attenzione, ora Ospreay in qualche modo vuole ribaltare l'inerzia, ma beh, ha fatto parecchi danni Kenny Omega nel frattempo, non sarà semplice, ma uno come Ospreay, lo sappiamo, per lui ciò che non è semplice è estremamente fattibile, ma vedremo un po'. Attenzione che qui siamo a 9, ma finisce così? No, ragazzi, no. Come è finito questo match? Con il conteggio fuori? No, io non sono intervenuto perché pensavo che... ragazzi, ci siamo rovinati un match. A vince Will Ospreay per conteggio fuori, ma ci siamo rovinati un match che dovremo andare a recuperare per forza, ragazzi. Per forza dovremo andarlo a recuperare. Dai, beh, avevamo il grande match, io pensavo che ce la faceva e poi invece nulla, se no interrompevo, facevo rientrare Kenny Omega. Va bene, va bene, va bene, abbiamo questa vittoria di Will Ospreay, ma vi posso dire subito che troveremo un modo per recuperare questa faccenda, magari per trasformarla anche in una storyline per il prossimo pay-per-view, va bene? Magari che coinvolga anche Ospreay e Kenny Omega, e non solo però purtroppo avevo tanta voglia di vederlo questo match, ma è andato così. Andiamo però al prossimo, allora, a questo punto, perché abbiamo Becky Lynch che, draftata anche lei, è arrivata, si è presentata a sorpresa nel Gauntlet match femminile valido per il titolo TBS, che era detenuto da Mariah May, organizzato, quello lo trovate nella puntata del draft, tra i 3 match a Dynamite.
E ho fatto il Gauntlet match perché comunque Maria Match era già doppia campionessa. Non ha difeso la cintura TBS a WrestleMania perché doveva andare contro Toni Storm per difendere il titolo più importante. E quindi abbiamo fatto questo match. Becky Lynch è arrivata a sorpresa, appena draftata subito, e ha vinto il titolo TBS vincendo il Gauntlet match. E eccolo qui che alza la cintura, appunto, The Man Becky Lynch, 2 volte campionessa mondiale WWE, The Man, nella stagione scorsa, ed è arrivata qui, primo match, subito il titolo TBS per Becky Lynch. E alza ancora la cintura, affronterà l'ex Sasha Banks, Mercedes Moné, una Mercedes Moné che, bene, due si conoscono molto, e la sfida è arrivata subito naturale tra le due. Una Becky che di buon grado in realtà ha accettato tranquillamente la sfida, ed era il momento appunto della CEO Mercedes Moné, ex campionessa TBS già una volta, ex campionessa mondiale anche nella scorsa stagione, nella 2024-2025. Eccola qui la CEO. E sempre le sue tipiche movenze, la Money Maker, anzi la Money Train. Mercedes Moné avanza verso il quadrato, occasione per lei per diventare 2 volte campionessa TBS. Certo, dall'altra parte dovrà abbattere una come Becky Lynch che, beh, l'abbiamo visto nella scorsa stagione, sebbene in WWE e non in AEW, ma abbiamo visto tutto ciò che effettivamente Becky Lynch può dare. Ve l'ho detto prima, il palmarès d'altra parte. Non troppo amate entrambe in questo match, lo sentite anche dalle reazioni del pubblico, sia Mercedes Moné sia The Man Becky Lynch. Ma vediamo ora la grafica, perché questo è il primo match di questa puntata speciale di Dynamite Blood and Guts con un titolo in palio, infatti il titolo TBS. Introducing the challenger from Boston, Massachusetts, Mercedes McKay. And her opponent from Dublin, Ireland, the All-Star Women's Television Champion, Becky Lynch. Sì raga, davvero ve lo dico, non vi preoccupate, avremo modo di sfruttare questo errore del match tra Kenny Omega e Ospreay, questa occasione sprecata per costruire una rivalità. Forse ho già in mente quale, ma ci devo ancora un po' pensare. Ne varrà la pena, ragazzi. Trasformeremo una disgrazia, cioè aver perso quel match incredibile lì, da una cosa buona. Comunque, inizia l'incontro valido per il titolo TBS, Mercedes Moné contro Becky Lynch, The Man. E inizia subito la CEO con un certo vantaggio. Eccomi qua, signori. Allora, l'inizio non è assolutamente quello che ci si poteva aspettare, direi, almeno per me, perché non mi immaginavo una Becky così passiva. Tuttavia è iniziato anche ora. Completamente a vuoto qui. Come è andata proprio a vuotissimo Mercedes. Che colpo di Becky, senza dubbio.
stavolta teniamo d'occhio con te fuori, perché non voglio fare che poi finisce un altro match in modo lì. Oh, io avevo detto che l'inizio di Becky era un po' passiva, poi a un certo punto ha schiacciato il piede sull'acceleratore ed è andata proprio a diritta. Interrompiamo il conteggio fuori, perché sennò diamo proprio un vantaggio con questa, niente, con questo nulla. Vai. Mercedes, se vuole alzare la cintura deve inventarsi qualcosa, perché qui sta subendo come non mai. Sì, poi questo è già un inizio. Sembrava un momento me ne potevi approfittare, però poi effettivamente c'è uno schiaffone, calcione di Becky Lynch, ce la fa bene, 6-18 poi, è ribaltata, eccola qui Mercedes, senza flip bomb. Poi ribalta qui Becky Lynch, attenzione come la prende con questo armbar, questo differente fuori del ring non vale, però i danni sono consistenti al braccio di Mercedes Moné. C'è da qui Manando Slam, potrebbe essere la fine. E 3. Vince Becky Lynch, è ancora lei la campionessa TBS in carica. Sconfitta Mercedes Moné. Mi aspettavo un po' di meglio, sì, ma ci stava. Insomma, un inizio d'oro per Becky Lynch qui nei AEW. Vince il titolo, difende subito la sua cintura e vedremo cosa riserverà il futuro a Becky Lynch. Altro titolo in palio. Titoli di coppia a questo giro, gli Young Bucks contro gli Usos, match valido per i titoli di categoria, anche loro arrivati dal draft alla WWE, subito sono riusciti a battere i Briscoe Brothers, Mark Briscoe e Jay Briscoe, e si sono assicurati, diciamo, questo match contro gli Young Bucks. Nel main event dell'ultima puntata di Dynamite, ricordiamolo, ci sono stati proprio gli Young Bucks insieme a Adam Copeland e Bryan Danielson, il campione mondiale dell'Elite Wrestling, proprio insieme agli Usos, in questo ultimo faccia a faccia prima di questa puntata speciale, che non è un pay-per-view ma poco ci manca, che è AEW Blood and Guts. E so che non c'entra nulla, però sto ancora pensando a come è finito il match tra Will Ospreay e Kenny Omega. No, dai, lo so, c'era un rammarico, io ero pronto a gustarmi questo incontro, mi aspettavo parecchio, e invece ci inventeremo qualcosa di bello, non vi preoccupate, che ci inventeremo qualcosa di bello vita del prossimo pay-per-view. Tanto né Will Ospreay né Kenny Omega sono dentro l'Open Heart Tournament, per cui, ok, possiamo inventare qualcosa di interessante, magari coinvolgendo anche qualcun altro in mezzo, magari un titolo, vedremo. Intanto, ricordiamo questo è il penultimo match di questa puntata speciale di Dynamite Blood and Guts, e stanno per entrare i
campioni di coppia, Young Bucks. Contest is a tornado tag team match, and it is for the All-Star World Tag Team Championship. Introducing the champions at a combined weight of 344 pounds, the All-Star World Tag Team Champions, the Mega Bucks. Selezionato il vestito un po' più vecchio degli Young Bucks, non quello che di solito usiamo, quello un pochino più decente, ma hanno il loro perché, questo è un po' il classic Young Bucks, E eccoli qui, campioni di coppia che sono pronti ad affrontare gli Usos in questo match tra fratelli, perché di fatto Jay è il vero fratello di Jimmy Uso, tra l'altro sono gemelli. Matt e Nick Jackson anche loro fratelli. At a combined weight of 493 pounds, Jim and Jay, the Usos! Sì, in realtà è tipico, non so se Jay e Jimmy sono gemelli, però sicuramente parliamo di fratelli, sia dalla parte degli Usos, sia dalla parte degli Young Bucks. E vedremo questo che sarà un tornado tag team match, sperando che me l'ha preso questa volta e non mi ha messo normal, perché come sapete noi usiamo sempre il tornado, ci piace un po' di più, ok? E comunque eccoli qui gli Usos. Era il momento della grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo di coppia dell'All Elite Wrestling, The Young Bucks contro The Usos. In questo abito sembra che uno dei Bucks forse ha qualche problema ai capelli. Non saprei bene, però vabbè. Non capisco bene se è la luce oppure no. Però va bene, lasciamo perdere i capelli dei Bucks e andiamo a goderci questo bel match di coppia che ci aspetta. E poi mancherà solo il main event, vale per il titolo mondiale dell'Elite Wrestling, The American Dragon Bryan Danielson contro The Rated Art Superstar Adam Copeland, ex Edge. Ha attaccato tosto per il momento i Bucks e gli Usos, volevo dire. Super kick, devo il spinamento così presto. Infatti neanche uno, a parte l'arbitro ci ha messo una cifra, ma non era chiaramente. Oh, scusate per il doppio coso, stavo riascoltando, stavo monitorando un attimo la diretta. Nel frattempo sui ring gli Usos sono allenati da soli con Nick Jackson. È più difficile per me riconoscere i due Bucks nella vita reale, sì, alla play un po' meno, anche se si vedano, se ci pensi un po', ma poi arrivo lì e me lo dimentico sempre. Tanto per slipper hold che ribaltata non sicuri di Jey Uso, ma cosa devo dire, l'inizio che ci sta. E come vola su Jey Uso, tanto Matt Jackson viene colpito da Jimmy Uso. Schieramento con culla qui.
abbastanza da fare se capite questo match, non c'è nient'altro da aggiungere di particolare, effettivamente sono grandi mosse da parte dei Bucks, in questo momento sono in vantaggio sugli Usos. Beh, lo Springboard, scusate. Intanto ricordo un attimo i risultati di questo Dynamite Blood and Guts, questa puntata speciale con Toni Storm che ha vinto, ha sconfitto Liv Morgan, Giulia e Saya Khan ed è diventata la nuova number one contender al titolo mondiale femminile detenuto da Mariah May. Quindi avremo ancora una volta dopo WrestleMania Toni Storm contro Mariah May. Poi abbiamo avuto la vittoria del team Hill, Seth Rollins, la Don Callis Family, ovvero Prince Patricia, Kyle Fletcher contro Swerve Strickland, Zack Sabre Jr. e Sami Zayn. Hanno passato il primo turno del Low and Up Tournament Chelsea Green, che ha sconfitto Tina, e Hangman Adam Page, che ha sconfitto Ellen Knight. Will Ospreay, purtroppo quel match lì che aveva detto il peccato, lo sappiamo. Tanto quello schienamento, attenzione, Will Ospreay ha sconfitto per conteggio fuori Kenny Omega e porteremo avanti la faccenda perché insomma, cioè. Becky Lynch ha sconfitto Mercedes Moné ed ancora una volta campionessa TBS, e ora abbiamo questo match valido con titoli di coppia tra i Young Bucks, Jay e Jimmy Uso contro Nick e Matt Jackson, gli Young Bucks. E poi mancherà solo il main event, Bryan Danielson che difende il titolo mondiale AEW contro Adam Copeland. Vede qui Jimmy una presa sotto missione, è vero efficace ma ribaltato subito. Attenzione, ha battuto pieno Jimmy Uso. E ora 2 contro 1 contro Jay, pestaggio dei Bucks. Si vantano i due campioni di coppia qui, 2 volte ricordiamo i campioni di coppia. Ha evitato tutto Jay, ma non può evitare questo colpo dell'altro Buck. Prende con una presa al collo. Attenzione Jay, non se ne accorgono le Bucks Bulldog, infatti. Era vantaggio degli Usos con il Jay Uso scatenato. Se ne ribalta. Sì. Spinebuster. I due team continuano a darsene fuori la ring di santa ragione. Mi fa più male dove l'impatto è più tosto, aggressivo. Attenzione, intanto c'è Uso, vuole provare forse a vincere, prova. Solo uno, incredibile, avrei detto di più, ma solo uno. Ricordiamo un match valido per i titoli di coppia dell'Elite Wrestling. Ribalta qui
Usa l'elbow smash. Si rialza però il back. E che calcione. VJ. Vantaggio netto il momento dei Bucks. Attenzione, sono senza corda. 4,50 splash, potrebbe essere la fine. 1, 2, 3. Vengano gli Young Bucks sconfitti di Usos. Sono ancora loro i campioni di coppia dell'All Elite Wrestling. Bel match di coppia. Ma alla fine i Bucks escano ancora con le cinture. E ora, ragazzi, peccato per Will Ospreay e Omega, lo so, l'ho detto un sacco di volte, ma ora manca solo il main event di questa puntata speciale di Dynamite, Blood e Guts. Bryan Danielson contro Adam Copeland, match valido per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling. Un Bryan Danielson che ha vinto il titolo in un match a 3 che comprendeva anche MJF, Maxwell Jacob Friedman e Jon Moxley. Riuscito a vincere questo match a WrestleMania main event della notte 1, che trovate, se vi interessa, nella playlist dedicata alla stagione 2025-2026, ovvero al momento che sto registrando questo video è una nuova playlist. Dall'altra parte abbiamo Adam Copeland. Bryan Danielson è stato anche campione nella scorsa stagione IWGP dei pesi massimi, il titolo mondiale della New Japan Pro Wrestling. Il titolo però è stato perso durante una puntata di Dynamite che trovate ancora, perché quella è stata tra le migliori puntate settimanali che ho lasciato. Ha perso proprio il titolo contro Adam Copeland. Ecco, il tutto si è basato fondamentalmente su questo. Ora Adam Copeland non è più il campione WGP, però vanta un credito che potrebbe essere importante. Certo, uno come Danielson accetta immediatamente, lo sappiamo come è fatto l'American Dragon. E allora avremo questo incontro che sarà il main event, il titolo più importante qui in federazione, messo in palio. Ricordiamolo, 2 volte campione mondiale qui in All Elite Wrestling, Bryan Danielson nella nostra Universe Mode. E eccolo qui che arriva il campione. E yes, 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 tipico taunt di Bryan Danielson. Pubblico è con lui. Questa difesa titolata. E eccolo qui lo sfidante, la Rated Superstar, Adam Copeland. Tra l'altro ricordo che la prossima puntata di Dynamite sarà dedicata esclusivamente ovviamente ai primi turni del torneo. 2 ne abbiamo già visti stasera, ma quindi dovremo avere 6 match, quindi portata di Dynamite corposa, dove faremo i primi turni sia del torneo maschile sia di quello femminile ovviamente. Ricordiamolo che 2 di questi match saranno a 3, gli unici turni del torneo a 3 persone.
Ed è prontissimo anche Adam Copeland, vuole il titolo. Certo, dall'altra parte è Bryan Danielson, vedremo se riuscirà ancora una volta a sconfiggerlo. Come è accaduto, come ho spiegato prima, match parito per il titolo IWGP dei pesi massimi. Introducing the challenger from Toronto, Ontario, Canada, weighing in at 242 pounds, Adam Coleman. Carichissimo Adam And Copeland. his opponent from Aberdeen, Washington, weighing in at 210 pounds, the All-Star World Champion, Bryan Danielson. Guarda la cintura di Bryan Danielson, il campione. E ecco l'arbitro che alza l'allora più importante della federazione. E direi che questo main event di AEW Blood and Guts, valido per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling, può iniziare. The American Dragon Bryan Danielson contro la Rated Art Superstar Adam Copeland. Serie di calci, Danielson abita senza contare, a vedere un po' il suo preziosismo tecnico, l'American Dragon, ma si libera Adam Copeland. I suoi tipici calci scanditi dal pubblico, ma Adam Copeland è già in piedi, ragazzi, e colpisce Danielson, ma colpisce in maniera dura. Colpisce con la sua freccia Danielson. 1, 2, no, dice di no Adam Copeland, che vuole vincere per la cintura. E ora ribalta infatti l'azione dell'American Dragon, sanguina Bryan Danielson. Colpisce. Beh, per il momento si può dire Adam Copeland, ragazzi, sta facendo molto meglio del campione, che ci ha abituato a condizioni come queste, dove soffriva e poi riusciva a ribaltarla grazie alle sue prese sotto missione, però Adam sta andando veramente bene. Attenzione, questo suplex ora fuori dal ring, dove fa più male di avere un'offensiva molto più devastante. Danielson già a terra qui. Uno dei peggiori match forse che ho visto fare da Danielson in questo momento. Poi ricordiamo del wrestling, non si sa mai come va a finire, ma Spear potrebbe essere la fine. 1, 2, dice no il campione, ma ragazzi qui va verso una debacle per Bryan Danielson, che ha dato offensiva un po' sterile in questo momento. Colpisce ora calci, non ha fatto vedere il suo grande repertorio tecnico, che quello gli dà la differenza, non la deve mettere su questo lato della battaglia, infatti deve fare a questa maniera Danielson, facendo vedere tutta la sua classe.
sperare a vincere. Qui Copeland riesce a liberarsi da questo Boston Crab single leg e intanto Springboard crossbody. 1, 2, no, dice di no Danielson. Lo rialza Dan Copeland, attenzione, scambio di pugni tra i due, ma capisce ancora il pugno di Danielson. Nessuno dei due vuole cedere di fronte all'altro, dare questa soddisfazione. Continuano ancora, stanchissimo Danielson tra l'altro. Chop e continuano a colpirsi due, nessuno dei due vuole cedere, come ho detto prima. Infatti nessuno dei due è caduto. Attenzione qui. Oh, questo è un gut wrench veramente devastante. Attenzione, forse è pronto per Atlas Spear, non va a segno, ma ora sì, con un Danielson che era veramente stunnatissimo, come avete visto. La posizione è veramente finita. 1, 2, no, c'è ancora Bryan Danielson. Copeland sta assaporando, non è ancora finita il sapore del titolo. Ha battuto ancora una volta Danielson, che sembra non ce la faccia davvero più ad andare avanti. Educator fuori dal ring, devastante, devastante, e colpisce ancora il campione. Attenzione, in balia totalmente di Adam Copeland, che avverte la stanchezza anche lui, però sale. Attenzione sulla terza corda, è pronto a volare Adam e la batte ancora con questo crossbody. Non c'è una reazione da Danielson. Uno dei match dove ho visto più difficoltà di tutti, ma sono in Break Mode. Attenzione come contrattacca Danielson. È il suo momento ora, deve dare quanti più danni possibili, ma no, tornato tra le grinfie di Adam Copeland. Se ne lo prende ora Danielson, testa piena contro il paletto, impatto duro per la fronte del canadese della superstar vietata ai minori. Se ne vola Danielson e lo abbatte. Che main event, ragazzi, qui a IW Dynamite Blood and Guts. Ribalta, lo slancia da una parte e dall'altra. Se ne lo prende, pisce, serie di colpi. Subito veramente troppi colpi ad alto impatto. Bryan Danielson continua qui, prova a reagire. Campione delle DAB, testa ancora una volta sbattuta contro il paletto d'acciaio. Colpisce ancora Danielson. Attenzione, siamo arrivati a 7. Qui devo farli avviare perché non voglio un altro Will Ospreay contro lo so, mi è spucciato parecchio non visto il match, perché avevo in mente una certa via perché avrebbe vinto e poi mi hanno mi hanno fatto il conteggio fuori, e dai, non è una vittoria quella, su via. Ok, con questo bel volo plastico con Edge non sa neanche cosa si sta aspettando. Boh. Boom, testatona. Certo, l'ho bloccato proprio nel momento preciso, prima del lancio di Danielson contro Edge. Attenzione qui, DDT come l'ha ribaltata Adam Copeland. L'arbitro è arrivato a 5.
intima ai due atleti di entrare dentro il quadrato. Adam non se lo fa dire 2 volte, se ne sale sul paletto, vuole chiudere, vuole diventare campione. No, è Adam Copeland. Incertezza, in effetti era lontano, certo è sceso proprio nel momento sbagliato dal paletto. Attenzione Danielson, usa la sua terribile mossa di sottomissione, potrebbe essere finita qui, e cede Adam Copeland, vince Bryan Danielson, e ancora una volta lui il campione dell'All Elite Wrestling. Here is your winner, and still the All-Star World Champion, Bryan Danielson. Che vittoria per Bryan Danielson. Tra l'altro, davvero una grande rimonta, l'avevo detto io, di Danielson in questo match, perché Adam Copeland era veramente in vantaggio, poi piede sull'acceleratore, vince Danielson, ed ancora una volta lui il nostro campione mondiale dell'All Elite Wrestling. Allora, io mi sono divertito a commentare questo pay per view, spero, cioè questa puntata speciale, non era un pay per view, questo è Double Dynamite Blood and Guts. Spero vi sia piaciuto anche a voi, fatemelo sapere nei commenti. Un peccato, perché Omega Cose, vabbè, non lo ripeto più ragazzi, ma vi ricordo che faremo delle storie, non vi preoccupate. Nella prossima puntata avremo la puntata di Raw, che sarà l'ultima settimana prima del pay per view della WWE, quindi questa volta toccherà alla WWE con Night of Champion, e poi avremo la puntata di Dynamite con i 6 match, con i primi turni dell'Owen Hart Tournament, sia maschile che femminile. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me fino ad ora, un saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24.